A volte il silenzio è l'urlo più assordante che puoi lanciare. La vera presenza, quella autentica, è la dichiarazione più potente che farai mai. Ti sei mai chiesto perché le persone più influenti in una stanza spesso sono quelle che parlano meno? Non è una coincidenza, è strategia, è potere. Arriva un momento nella tua vita in cui capisci che non hai bisogno di parlare per essere ascoltato, non hai bisogno di discutere per essere compreso e non hai bisogno di combattere per vincere, perché il vero potere non alza la voce, semplicemente entra nella stanza e cambia l'energia. Questo viaggio che stiamo per intraprendere insieme cambierà per sempre il modo in cui interagisci con il mondo. Non è per tutti, è per coloro che sono pronti a padroneggiare l'arte del silenzio strategico e della presenza consapevole. Il dominio del silenzio. Parlo a te che sei stato frainteso, a te che sei stato sottovalutato, a te che sei stato ignorato mentre altri parlavano sopra la tua voce. Sei passato attraverso stagioni in cui le persone ti hanno deriso, hanno usato il tuo silenzio contro di te, come se fosse debolezza. Ma ciò che non sapevano è che tu stavi osservando, stavi studiando, stavi crescendo nell'ombra e ora sei pronto a muoverti come una tempesta che non tuona. Semplicemente cambia tutto sul suo cammino, perché i più grandi guerrieri non sono sempre rumorosi. Le menti più acute non parlano sempre per prime e la persona più pericolosa nella stanza è quella che non ha bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Il silenzio non è vuoto, è lo spazio dove risiede la tua forza interiore. Nei momenti di conflitto, quando le emozioni sono alte e l'impulso di difenderti sembra quasi irresistibile, il silenzio diventa la tua arma più potente. Come disse Marco Aurelio, il saggio sa che il silenzio è talvolta la risposta migliore. Non si tratta di passività, si tratta di prendere il controllo della situazione rifiutandoti di lasciare che le tue emozioni dettino la tua risposta. Questa forza calma è ciò che spiazza gli altri. Quando si aspettano una reazione e tu non la fornisci, iniziano a mettere in discussione le loro stesse azioni. Il silenzio espone la debolezza nei loro tentativi di provocarti, posizionandoti come qualcuno che è molto più potente di quanto qualsiasi reazione possa renderti. Controlla le tue emozioni nel caos. Il controllo delle nostre emozioni è spesso visto come un segno di forza, ma la verità è che è molto più di questo. Si tratta di conoscere profondamente te stesso, capire cosa ti provoca e padroneggiare l'arte della risposta consapevole. La vita ha un modo di lanciarci sfide, ed è in quei momenti, quando le emozioni si intensificano, che abbiamo la più grande opportunità di plasmare chi siamo. Troppo spesso lasciamo che le emozioni dettino le nostre decisioni, le nostre relazioni e le nostre vite. Ma il vero potere sta nel riconoscere quelle emozioni, capire da dove vengono e scegliere come agire di fronte ad esse. La disciplina emotiva è la differenza tra chi rimane vittima delle circostanze e chi le trasforma a proprio vantaggio. Non si tratta di reprimere i sentimenti, ma di creare lo spazio per comprenderli. Come insegnava Seneca, non è che abbiamo poco tempo, ma ne sprechiamo molto. La vita è abbastanza lunga e ci è stata data con generosità per realizzare le cose più importanti, se viene impiegata bene. Quando qualcosa ti provoca rabbia, frustrazione, tristezza o paura, la reazione istintiva è spesso quella di reagire, di lasciare che quell'emozione guidi il tuo comportamento. Ma il vero potere sta nel fare una pausa prima di rispondere. In quella pausa acquisisci il controllo. Non devi reagire immediatamente. Puoi respirare, valutare la situazione e decidere come procedere. Questo richiede pratica, ma nel tempo diventa una seconda natura. Quando impari a controllare le tue emozioni, smetti di prendere decisioni impulsive, smetti di dire cose di cui ti pentirai, smetti di fare scelte basate su sentimenti temporanei. Non dimostrare nulla, muoviti diversamente. C'è un potere silenzioso nel camminare nella vita senza il bisogno di dimostrare nulla a nessuno. È facile cadere nella trappola di sentire che dobbiamo dimostrare il nostro valore, la nostra intelligenza o le nostre capacità agli altri.
La società ci incoraggia costantemente a competere, a mostrarci, a dimostrare che siamo di successo, preziosi o degni di rispetto. Ma la verità è che non devi dimostrare nulla a nessuno. Il momento più liberatorio nella vita è quando ti rendi conto che il tuo valore non è legato alla convalida esterna. Non hai bisogno di mostrare a nessuno il tuo valore o giustificare le tue azioni. Epitteto lo espresse perfettamente. Non cercare di far accadere le cose come vuoi, accetta le cose come accadono, così fluirà la tua pace. L'idea che tu debba dimostrare te stesso deriva dall'insicurezza e dalla paura. Ma quando abbracci la verità che sei abbastanza, così come sei, diventi inarrestabile. Non sarai più vincolato dalle opinioni o dalle aspettative degli altri e inizierai a prendere decisioni basate sui tuoi desideri e sulle tue convinzioni, non sul bisogno di convalida. In quello spazio trovi la vera libertà, smetti di inseguire l'approvazione e inizi ad abbracciare chi sei nel momento. Il desiderio di dimostrare noi stessi spesso deriva da una paura profonda di non essere abbastanza. È una paura che, se non dimostriamo costantemente il nostro valore, gli altri ci vedranno come inadeguati. Ma questa convinzione è radicata nell'insicurezza e può impedirci di raggiungere il nostro pieno potenziale. Presenza sopra il rumore, influenza senza sforzo. In un mondo pieno di distrazioni, dove il rumore della vita quotidiana richiede costantemente la nostra attenzione, il vero potere risiede nella presenza. È facile essere catturati nel rumore infinito, gli aggiornamenti dei social media, le opinioni degli altri, il bombardamento costante di informazioni. Spesso ci troviamo a reagire a tutto ciò che accade intorno a noi, ma la verità è che c'è un immenso potere nello scegliere di rimanere presenti. Come ci ricorda Marco Aurelio, dappertutto e in ogni momento dipende da te godere con reverenza del presente, comportarti giustamente con gli altri uomini e applicare la perfezione alla tua attuale attività. Quando ti concentri sul momento presente, non sei più un partecipante passivo nella tua vita, ma un creatore attivo della tua esperienza. Scegli dove dirigere la tua energia e attenzione. Ed è lì che risiede il tuo potere. Il rumore del mondo può essere travolgente, ma quando scegli la presenza sopra il rumore, riprendi il controllo. Smetti di lasciare che forze esterne dettino il tuo stato emotivo e invece ti ancori nel qui e ora. Questo ti permette di sperimentare la vita più pienamente, con maggiore chiarezza, scopo e pace. La presenza è l'antidoto al rumore, ti riporta al presente, dove la vita accade veramente e dove si svolgono i tuoi momenti più potenti. Viviamo in un mondo che prospera sul rumore, opinioni, giudizi, confronti e comunicazione costante. È facile perdersi in questo rumore, specialmente quando proviene dalle persone intorno a noi. L'arte dell'osservazione. Vedi ciò che gli altri non vedono. Nella vita spesso ci precipitiamo attraverso i momenti, concentrati sui nostri pensieri, obiettivi e piani, senza veramente vedere ciò che accade intorno a noi. Perdiamo i piccoli dettagli, le sottigliezze, le cose che potrebbero cambiare la nostra prospettiva o aiutarci a comprendere una situazione più profondamente. Padroneggiare l'arte dell'osservazione significa rallentare e sintonizzarsi con il mondo che ti circonda. Si tratta di imparare a notare non solo l'ovvio, ma anche gli strati nascosti della realtà. Seneca osservò sapientemente: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Quando osservi la vita profondamente, inizi a vedere le cose per ciò che sono veramente, non solo come appaiono in superficie. Questa abilità non è solo guardare, si tratta di essere presenti, completamente impegnati e consapevoli dell'ambiente, delle persone e delle situazioni di cui fai parte. Più osservi, più sblocchi verità nascoste, più impari su te stesso e più sei in grado di navigare nella vita con saggezza e chiarezza. La capacità di osservare senza giudizio o distrazione è uno strumento potente che ti permette di prendere decisioni migliori, costruire relazioni più forti e crescere come individuo. L'osservazione ti dà una visione degli altri, delle situazioni e persino dei tuoi comportamenti.
È l'arte di vedere ciò che gli altri non vedono. Padroneggiare l'arte dell'osservazione va oltre il semplice notare i dettagli. Si tratta di sviluppare una comprensione più profonda di quei dettagli. Il successo è come rispondi, non come reagisci. Nella vita spesso ci concentriamo sulle circostanze esterne come misura del successo. Crediamo che il successo sia determinato da ciò che ci accade, che si tratti di una promozione, un grande affare o un risultato che gli altri possono vedere. Tuttavia, la vera verità è che il successo non riguarda ciò che ti accade, riguarda come rispondi a ciò che accade. La tua risposta è il tuo potere. È ciò che determina se un ostacolo diventa un blocco stradale o un trampolino di lancio. Epitteto, il filosofo stoico, ci ha insegnato: non sono le cose in sé che ci turbano, ma le opinioni che abbiamo di esse. Quando abbracci l'idea che il successo riguarda come rispondi, inizi a renderti conto che hai il controllo finale sulla tua vita. La vita ti lancerà sfide, ostacoli e difficoltà, ma è come scegli di reagire ad esse che definisce il tuo successo. Ogni situazione è un'opportunità per crescere, imparare e migliorare. Nessuno può controllare il mondo che li circonda, ma ognuno può controllare come risponde ad esso. Quando ti assumi la responsabilità delle tue reazioni, ti dai il potere di navigare nella vita con forza, resilienza e grazia. La tua risposta è dove inizia il tuo successo. Il potere della tua risposta risiede nella tua capacità di rimanere calmo e centrato di fronte alle avversità. È facile reagire impulsivamente, lasciare che le emozioni guidino le tue azioni e prendere decisioni per paura o frustrazione. La forza nella semplicità. Meno è di più. Nel mondo di oggi, in rapido movimento, siamo costantemente bombardati dalla pressione di fare di più, acquisire di più e ottenere di più. La società glorifica l'essere occupati e il successo misurato dalla quantità di lavoro che fai, dal numero di cose che hai e dal numero di persone che conosci. Tuttavia, cosa succederebbe se la chiave per vivere una vita appagante non fosse nel fare di più, ma nel fare di meno? Il concetto di meno è di più sfida la nozione convenzionale che dobbiamo costantemente sforzarci per ottenere di più, per avere successo o essere felici. Invece ci incoraggia a concentrarci sulle cose che contano veramente, a semplificare le nostre vite e ad abbracciare la qualità rispetto alla quantità. Zenone di Cizio, fondatore dello stoicismo, affermò: «La felicità è una buona indole della mente, una disposizione a essere contenti». Quando smettiamo di inseguire distrazioni infinite e obiettivi superficiali, creiamo spazio per le cose che portano vero valore nelle nostre vite. La verità è che il successo, la pace e la felicità spesso non risiedono in ciò che accumuliamo o otteniamo, ma nella scelta intenzionale di rimuovere ciò che non ci serve. Concentrandoci su meno, in realtà creiamo spazio per ciò che conta davvero. Il principio del meno è di più può essere applicato a quasi ogni area della vita. Nelle nostre vite personali ci incoraggia a lasciare andare il disordine non necessario, sia fisico che mentale, che ci appesantisce. Accumuliamo cose nelle nostre case, menti e cuori, pensando che ci portino conforto o sicurezza, ma in realtà spesso fanno l'opposto. Dominare la stanza senza dire una parola. Quanto è potente la tua presenza? Ti sei mai trovato in una stanza dove qualcuno entra e immediatamente cambia l'energia senza dire nulla? Questa è l'essenza del dominio silenzioso, l'arte di influenzare, guidare e lasciare un'impressione duratura attraverso la sola presenza, non attraverso parole o azioni forzate. Nel mondo di oggi, dove tutti cercano di essere visti e sentiti, c'è un potere ineguagliabile nella capacità di comandare l'attenzione attraverso la calma fiducia e la consapevolezza. Seneca lo espresse perfettamente. Il silenzio è una lezione potente. Non è questione di manipolazione o intimidazione. È la naturale autorità che viene dal conoscere il tuo valore, dal rimanere radicato nella tua verità e dal proiettare un'energia che altri possono sentire. Pensa alle persone nella tua vita che sembrano irradiare una tranquilla fiducia. Non hanno bisogno di annunciare le loro realizzazioni o dominare le conversazioni.
Semplicemente entrano in uno spazio e la loro presenza parla da sé. Questa è la vera influenza, non forzata, non artificiale, ma profondamente autentica. Le persone che dominano la stanza senza parlare hanno padroneggiato 3 elementi chiave: autoconsapevolezza, intenzione e presenza. Sanno chi sono e non sentono il bisogno di conformarsi o impressionare. Agiscono con scopo, non reagiscono per impulso e rimangono completamente presenti, sintonizzati con l'energia intorno a loro. Questo tipo di presenza magnetica non è riservato a chi è naturalmente carismatico. È un'abilità che può essere coltivata attraverso la pratica, l'autoriflessione e il lavoro interiore. Riflessioni finali. Mentre concludiamo questo viaggio insieme, ricorda che la vera intelligenza non sta in ciò che dici, ma in ciò che incarni. Il potere più duraturo non viene dal dominio verbale o dalla forza, ma dalla quieta fiducia che viene dal conoscere il tuo valore. In un mondo che ti incoraggia a essere rumoroso, a rivendicare spazio e a cercare costantemente approvazione, c'è una forza rivoluzionaria nel coltivare il silenzio, la presenza e l'osservazione consapevole. Marco Aurelio ci ha lasciato queste sagge parole: la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Non hai bisogno di urlare per essere sentito. Non hai bisogno di giustificarti per essere rispettato. E non hai bisogno di dimostrare il tuo valore per essere prezioso. Mentre vai avanti nella tua vita, porta con te queste lezioni. Lascia che il silenzio diventi la tua forza. Lascia che la tua presenza parli più forte delle tue parole. Lascia che le tue azioni riflettano la tua integrità e il tuo scopo. Nei momenti di sfida, ricorda di respirare, osservare e rispondere con intenzione, non reagire per impulso. Quando gli altri alzano la voce, abbassa la tua. Quando il mondo è caotico, trova la tua calma interiore. Che tu possa camminare con la sicurezza di sapere che il vero potere non è mai nel rumore, ma nella silenziosa, incrollabile forza della tua presenza autentica. Che tu possa superare in astuzia qualsiasi avversità, non con parole astute, ma con la saggezza profonda che viene dal sapere chi sei veramente. Il viaggio non finisce qui. In realtà sta appena iniziando. Ogni giorno è un'opportunità per praticare queste verità, per affinare la tua presenza e per coltivare il potere che è sempre stato dentro di te. Vai ora e lascia che il tuo silenzio risuoni più forte di qualsiasi parola mai pronunciata. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.